Quando entrò in servizio nel 1994, il sottomarino nucleare K-141 Kursk rappresentava una delle risorse più potenti della marina russa. Delle dimensioni di 2 jumbo jet, era considerato impenetrabile, indistruttibile, un predatore in agguato sotto la superficie. Nell'agosto del 2000, però, per il suo equipaggio, quel gigantesco sottomarino d'attacco si trasformò in una bara d'acciaio adagiata sul fondo del mare, senza alcuna via di fuga. Il Kursk era stato progettato per essere un cacciatore, mai una preda. Con il suo potente arsenale di missili da crociera e siluri, era stato costruito appositamente per distruggere i gruppi da battaglia delle portaerei NATO. Il Kursk prese parte all'esercitazione Estate X nel mare di Barents, non lontano dal porto di Murmansk. Era la prima esercitazione navale su larga scala da oltre un decennio. Oltre ad alcune delle navi più imponenti della marina russa, come la portaerei Admiral Kuznetsov e l'incrociatore da battaglia Pyotr Veliky, partecipavano 30 navi, 4 sottomarini d'attacco e una flottiglia di unità più piccole. Il neoeletto presidente Vladimir Putin era determinato a dimostrare al mondo che il suo esercito era ancora una delle forze più temibili. La mattina del 12 agosto, il Kursk ricevette l'ordine di attaccare l'incrociatore Pyotr Veliky utilizzando siluri finti. Mentre la flotta del nord si avvicinava alla zona del Kursk, il sottomarino rimase in silenzio. Tutti si aspettavano che il Kursk emergesse vittorioso. Nessuno poteva immaginare che si stesse consumando la peggiore catastrofe navale dell'epoca post-sovietica. Sembrava impossibile che un sottomarino come il Kursk potesse scomparire improvvisamente. Dopotutto, il progetto 949 A-Antey, nome in codice NATO Oscar II, rappresentava il più grande sottomarino con missili da crociera del mondo. Progettato dall'Ufficio Centrale di Progettazione Rubin, la chiglia del Kursk era stata posata a Severodvinsk nel 1992. Il sottomarino prendeva il nome dalla storica vittoria sovietica nella battaglia di Kursk durante la Seconda Guerra Mondiale. Varato nel 1994, il Kursk fu assegnato alla flotta del nord della marina russa, entrando a far parte della 7ª divisione SSGN della prima flottiglia sottomarina. Tutto nel Kursk era gigantesco. Lungo 154 metri e largo 18,2, dislocava ben 24.000 tonnellate in immersione. Era spinto da 2 reattori nucleari, ciascuno da 190 megawatt, abbinati a 2 turbine da 49.000 cavalli. L'armamento era impressionante: 24 missili da crociera P-700 Granite, conosciuti dalla NATO con il nome di Shipwreck. Inoltre, il Kursk trasportava anche 28 siluri o missili antisommergibile. La struttura era pensata per resistere agli urti più estremi. Il sottomarino era suddiviso in 10 compartimenti stagni, protetti da un doppio scafo. Lo scafo esterno era formato da piastre d'acciaio da 8 mm, rivestite da 8 cm di gomma, mentre lo scafo interno era realizzato con lamiere d'acciaio di alta qualità spesse 5 cm. Secondo i progettisti, il Kursk avrebbe potuto resistere persino a un colpo diretto di siluro. Quando il 12 agosto il Kursk affondò, accadde in un modo che né l'equipaggio né i progettisti avrebbero mai potuto immaginare. Quella mattina non c'era stato il minimo segnale di una possibile tragedia. Anzi, a bordo regnava grande entusiasmo. C'erano 118 uomini a bordo e il morale era alle stelle. L'equipaggio del Kursk era considerato il migliore della flotta del nord. Il loro sottomarino era visto come invincibile. Non c'era niente, davvero niente, che potesse andare storto. Come abbiamo detto, l'esercitazione Estate 10 era la prima di questa portata dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Il Kursk era pronto a dimostrare di cosa era capace: essere un vero e proprio distruttore di navi. Dopo essersi unito all'esercitazione il 10 agosto, tutto sembrava procedere secondo i piani. Quel giorno si svolse una massiccia esercitazione di tiro tra tutte le navi partecipanti. Il Kursk mostrò tutta la sua potenza, lanciando un missile da crociera Granite mentre era immerso. 2 giorni dopo, il comandante del sottomarino, il capitano di primo grado Gennady Lyakin, preparò la nave per un'altra esercitazione.
simulare un attacco all'incrociatore Piotr Veliky. Per l'operazione sarebbe stato utilizzato un siluro finto di tipo 65. Questi siluri erano così potenti da poter affondare una portaerei. La mattina del 12 agosto, alle 8:51, il capitano Liakin chiese l'autorizzazione per iniziare il lancio di addestramento con i siluri e il quartier generale diede il via libera. Liakin ordinò ai suoi uomini di preparare il primo dei due siluri. Il Kursk aveva il periscopio sollevato e un bersaglio inquadrato. Alle 11:29, i marinai nel compartimento siluri caricarono il primo siluro nel tubo numero 4, a dritta. Al quartier generale della Flotta del Nord, il personale che stava supervisionando l'esercitazione attendeva la conferma dell'impatto previsto, ma non ricevette altro che silenzio. Tuttavia, l'idroacustica del Piotr Veliky rilevò qualcosa di strano, un segnale simile a un'esplosione subacquea. Pochi minuti dopo, l'intero scafo della nave tremò e l'idroacustica rilevò un segnale ancora più potente. Il quartier generale della flotta fu immediatamente informato, ma ignorò il rapporto, considerandolo poco rilevante. L'esercitazione di tiro era prevista per durare ancora 2 ore. Nessuno si domandò se fosse successo qualcosa di strano al Kursk. Non arrivò nessun rapporto sull'andamento dell'esercitazione dal sottomarino, nemmeno un singolo messaggio. Fu solo alle 13:30, allo scadere del tempo previsto, che il comandante della flotta, l'ammiraglio Vyacheslav Alexeyevich Popov, a bordo della Piotr Veliky, inviò un elicottero per localizzare il Kursk, ma non ci fu alcun risultato. Infine, quando il Kursk non riapparve in superficie 45 minuti dopo la fine dell'esercitazione, il comandante iniziò a sospettare che fosse accaduto qualcosa di grave. Nelle ore successive, il sottomarino non inviò il previsto messaggio di controllo delle comunicazioni. Quello sarebbe stato il segnale per iniziare la ricerca. Alle 17:30, la squadra di ricerca e soccorso della flotta ricevette l'ordine di porsi in stato di allerta. Il comandante della Flotta del Nord inviò aerei da ricognizione per setacciare la zona. Mezz'ora prima di mezzanotte, la Flotta del Nord dichiarò ufficialmente uno stato di emergenza per un incidente al sottomarino nucleare 41 Kursk. L'intera esercitazione venne sospesa. Trovare un sottomarino affondato non sarebbe stato così difficile, considerando che ogni mezzo era dotato di boe di salvataggio di emergenza. In caso di guasto o incidente, queste boe si sarebbero attivate automaticamente, risalendo in superficie per segnalare la posizione del sottomarino. Il problema era che, nel caso del Kursk, la boa non si trovava da nessuna parte. Fortunatamente, alle 4:50 del mattino del 13 agosto, l'ecoscandaglio del Piotr Veliky rilevò 2 anomalie sul fondale marino. La nave di soccorso Mikhail Rudnitsky arrivò sul posto, trasportando 2 veicoli di soccorso per immersioni profonde, i DSRV. Le operazioni di ispezione del fondale iniziarono alle 10. Alle 18:30 uno dei DSRV urtò un oggetto non identificato ed emerse d'urgenza. Ma proprio prima della risalita i soccorritori intravidero qualcosa: le eliche dello stabilizzatore di poppa di un sottomarino. Il Kursk era stato finalmente ritrovato. Il relitto giaceva su un fondale a una profondità di 108 metri, inclinato di 25 gradi, con la prua abbassata di circa 5-10 gradi. Le riprese delle telecamere di profondità mostravano l'imbarcazione gravemente danneggiata, dalla prua fino alla vela. Agganciare i DSRV al portello di fuga del 9° compartimento si rivelò una sfida quasi impossibile. A giudicare dall'entità dei danni, c'erano ben poche possibilità che qualcuno fosse sopravvissuto all'incidente. Ma se c'erano dei superstiti, il 9° compartimento era quasi certamente il loro rifugio in attesa dei soccorsi. Per 6 giorni i DSRV russi sfidarono le condizioni avverse del mare tentando di attraccare al portello di fuga. Ogni volta che si avvicinavano, però, il tentativo falliva. Il portello era talmente danneggiato che l'operazione si rivelò impossibile. Diversi paesi stranieri offrirono alla Russia il loro aiuto per il salvataggio dei marinai, ma il governo di Mosca rifiutò tutte le proposte. Nel frattempo, le autorità cercavano di insabbiare l'incidente.
Il 13 agosto, il comandante della flotta del Nord, ammiraglio Vyacheslav Popov, ignorò la scomparsa del Kursk e presentò l'esercitazione come un completo successo. Tuttavia, le voci di un possibile disastro iniziarono a circolare tra i familiari dei marinai, che si radunarono davanti al quartier generale della flotta del Nord, esigendo risposte. Alla fine, il 14 agosto, Popov fu costretto a cedere e informò il pubblico che il Kursk aveva avuto dei lievi problemi tecnici ed era stato costretto ad affondare. Mentì però, affermando che era stata stabilita una comunicazione con i marinai a bordo e che ossigeno ed elettricità erano stati forniti tramite collegamenti speciali. La verità era che ogni tentativo di stabilire un contatto era fallito. Il 17 agosto, 5 giorni dopo l'incidente, il presidente Vladimir Putin accettò finalmente le offerte di aiuto straniere. 2 giorni dopo, arrivarono sul posto le navi norvegesi Norman Pioneer e Seaway Eagle, insieme al sottomarino di salvataggio britannico LR-5. I sommozzatori norvegesi si misero subito al lavoro, ma le autorità russe inizialmente negarono loro l'accesso al portello di fuga. La Russia temeva che gli stranieri potessero raccogliere informazioni sensibili sul sottomarino. I norvegesi protestarono duramente, minacciando di abbandonare la missione se non fosse stato concesso loro il permesso di operare. Alla fine si raggiunse un compromesso. I sommozzatori norvegesi avrebbero potuto aprire il battello, ma solo i sommozzatori russi sarebbero entrati. Il 21 agosto, 9 giorni dopo l'affondamento, i sommozzatori norvegesi utilizzarono una speciale macchina da taglio ad acqua ad alta velocità per praticare dei fori nello scafo del Kursk. I sommozzatori russi entrarono attraverso l'8° compartimento e raggiunsero il 9°, il più arretrato. Lì trovarono i corpi senza vita di 23 marinai. Erano gli ultimi sopravvissuti del Kursk. Un messaggio ritrovato nella tasca del capitano di vascello, il tenente Dmitry Kolesnikov, rivelò le tragiche ultime ore di vita di quei coraggiosi uomini. Scrivo alla cieca. Sono le 13:15. Tutto il personale delle sezioni 6, 7 e 8 si è trasferito nella sezione 9. Siamo in 23 qui. Abbiamo preso questa decisione perché nessuno di noi può scappare. È troppo buio per scrivere, ma ci proverò. Sembra che non abbiamo alcuna possibilità, forse dal 10 al 20%. Spero che un giorno qualcuno legga questo. Non disperate. I marinai sopravvissero per un po' dopo l'incidente, prima che l'ossigeno si esaurisse. Un'indagine successiva rivelò che avevano accidentalmente incendiato una delle bombole di rigenerazione dell'ossigeno. Questo causò il consumo delle ultime riserve d'ossigeno rimaste, uccidendo così gli ultimi sopravvissuti. Lo stesso giorno in cui i sommozzatori entrarono nel sottomarino, il capo di Stato Maggiore della flotta settentrionale russa, il viceammiraglio Mikhail Mozak, annunciò al mondo che tutti i 118 marinai a bordo del Kursk erano morti. Il comandante della flotta settentrionale, ammiraglio Vyacheslav Popov, chiese perdono alle famiglie delle vittime. Ma le famiglie dei marinai erano furiose. Nemmeno il presidente Putin, con il suo discorso ufficiale, riuscì a placare la rabbia di chi aveva perso un figlio, un marito, un fratello. Provo dolore. Mi vergogno del nostro presidente, del nostro governo, degli ammiragli. I vertici sono arrivati qui solo il 6° giorno. Quei bastardi al potere continuano a mentire alla gente. Le famiglie erano insoddisfatte non solo del modo in cui la Marina aveva gestito l'operazione di soccorso, ma anche del trattamento riservato ai loro cari e, in definitiva, pretendevano di sapere la verità su come fossero morti. Già il 14 agosto, le autorità russe avevano elaborato una versione ufficiale di quanto accaduto al Kursk. L'ammiraglio della flotta, Vladimir Kuryedov, dichiarò che l'affondamento del sottomarino era stato causato da una collisione con un sottomarino della NATO. I russi sostenevano che la USS Memphis o la USS Toledo o persino la britannica HMS Splendid si fossero introdotte nella zona di esercitazione vietata, entrando in collisione con il Kursk e provocandone l'affondamento. Per un momento sembrò che la guerra fredda potesse riesplodere.
Il segretario di Stato americano respinse categoricamente queste accuse, assicurando ai russi e al mondo che uno scenario simile non solo non era mai avvenuto, ma era anche tecnicamente impossibile. In effetti, era estremamente improbabile che la USS Memphis, con un dislocamento inferiore alla metà di quello del Kursk, potesse aver danneggiato gravemente il sottomarino russo senza subire, a sua volta, danni catastrofici. Inoltre, il Kursk era stato progettato per resistere all'impatto di un siluro. Una collisione accidentale con un sottomarino molto più piccolo non avrebbe mai potuto causare un danno così devastante. Le misurazioni sismiche effettuate da una stazione in Norvegia durante l'esercitazione mostrarono anche qualcos'altro. Registrarono un primo evento sismico nell'area delle operazioni alle 11:29 minuti e 34 secondi. Poi, alle 11:31 minuti e 48 secondi, rilevarono un secondo evento, simile al primo, ma ben 250 volte più potente. Entrambe le onde d'urto misurate erano tipiche delle esplosioni di siluri. Quindi, fu un siluro ad affondare il Kursk? Se un sottomarino della NATO non entrò in collisione con il Kursk, era possibile che gli americani avessero affondato il sottomarino russo con un siluro? Il rapporto ufficiale pubblicato dal governo russo nel luglio del 2002 fece finalmente chiarezza. Fu un siluro ad affondare il Kursk, sì, ma non uno lanciato da un sottomarino della NATO. E nemmeno da un'unità amica. Il Kursk fu affondato dal suo stesso siluro, un modello da 650 mm, sviluppato nei primi anni 70. Era stato progettato per attaccare e distruggere portaerei americane, grandi sottomarini e navi mercantili. Un'arma potentissima, ma con un difetto fatale che la rendeva estremamente pericolosa. I siluri tipo 65 erano alimentati a perossido di idrogeno. Essendo un ossidante molto potente, il perossido di idrogeno, combinato con il cherosene, produceva un combustibile estremamente energetico, garantendo ai siluri una gittata fino a 100 km. Tuttavia, il perossido di idrogeno è altamente instabile se entra in contatto diretto con catalizzatori come rame o bronzo. Bastava un piccolo contatto per innescare una combustione spontanea. Ed è esattamente quello che accadde sul Kursk. Un siluro fittizio, destinato all'esercitazione, aveva una saldatura difettosa che permise la fuoriuscita di perossido di idrogeno, venuto poi a contatto con elementi di rame e bronzo presenti nel siluro. Il combustibile prese fuoco, causando un'esplosione iniziale. 1000 kg di perossido di idrogeno concentrato e 500 kg di cherosene esplosero nella sezione siluri. L'incendio che ne seguì scatenò una seconda esplosione devastante. 5 o 7 siluri pronti al combattimento esplosero, ognuno con una testata da 450 kg. La seconda esplosione distrusse completamente l'intera prua del sottomarino, uccidendo la maggior parte dell'equipaggio e causando l'affondamento del Kursk. La deflagrazione fu talmente potente che fu registrata perfino dalle stazioni sismiche in Alaska, a oltre 4.500 km di distanza. La prima esplosione avrebbe dovuto essere contenuta dalla paratia tra il primo e il secondo compartimento, se solo una valvola pressurizzata del sistema di ventilazione fosse stata chiusa. Purtroppo, la valvola era stata lasciata aperta, permettendo all'incendio di propagarsi fino al quarto compartimento, uccidendo all'istante tutti coloro che si trovavano nella sala controllo, nella sala radio e negli alloggi. Questo spiega perché dal sottomarino non fu mai inviato alcun segnale di soccorso. Per quanto riguarda la boa di salvataggio di emergenza, il suo mancato funzionamento fu attribuito a una missione svolta l'anno precedente. In quell'occasione, il Kursk stava seguendo le navi della Marina statunitense. Temendo che la boa potesse rivelarne la presenza, venne intenzionalmente disattivata, ma poi non fu mai più rimessa in funzione. Fortunatamente, il quinto compartimento, dove erano alloggiati i reattori nucleari, resistette all'esplosione. Entrambi i reattori si spensero automaticamente, evitando una catastrofe ancora più grave. I marinai che avevano caricato i siluri finti sul sottomarino notarono che il carburante fuoriusciva da una saldatura difettosa. Tuttavia, gli ufficiali subalterni, a cui era stata segnalata la perdita, non presero alcun provvedimento.
impegnati com'erano nella preparazione delle imbarcazioni per l'esercitazione. Se solo avessero seguito la rigorosa procedura di preparazione dei siluri, probabilmente la tragedia sarebbe stata evitata. Oltre alla questione della perdita di perossido di idrogeno, il rapporto ufficiale del governo sottolineò come cause della tragedia evidenti violazioni della disciplina, equipaggiamento scadente, obsoleto e mal mantenuto, nonché negligenza, incompetenza e cattiva gestione. Nonostante le accuse evidenziate nel rapporto ufficiale, il procuratore generale non presentò alcuna imputazione. Affermò invece che l'incidente era stato causato da un malfunzionamento tecnico del siluro. Inutile dire che questa decisione fece infuriare le famiglie dei marinai uccisi. Sapevano che i loro cari erano morti a causa della negligenza, eppure nessuno sarebbe stato ritenuto responsabile. Tra ottobre e novembre del 2000, i sommozzatori recuperarono 12 corpi dal sottomarino. Gli altri rimasero intrappolati nel Kursk per un altro anno. Nell'ottobre del 2001, 14 mesi dopo l'incidente, la società olandese Mammoet riuscì a riesumare il Kursk dal fondale marino e a trasferirlo al cantiere navale di Rosliakovo, vicino a Murmansk. Tra i rottami furono recuperati i corpi dell'equipaggio del Kursk. 118 uomini coraggiosi pagarono il prezzo più alto per aver servito il loro paese, anche quando questo non si prese adeguatamente cura di loro. Questo era solo uno dei disastri nascosti tra le onde. Nella playlist Disastri navali, che trovi qui in alto a sinistra, ci sono molte altre storie dimenticate dal mare. Se sei arrivato fin qui, non fermarti adesso. I nuovi episodi escono ogni mercoledì e venerdì alle 15. Iscriviti e continua il viaggio.